Buona domenica 18 agosto a tutti. Finalmente non si scherza più, non che finora la Juventus abbia adottato un atteggiamento scanzonato, però con l'amichevole di Trieste sono finiti gli impegni non ufficiali. A partire da sabato la Juve farà il suo esordio in campionato nell'edizione 2019-2020 nell'anticipo alle ore 18 del Tardini contro il Parma. Ed è chiaro ed è palese, balza all'occhio oggettivamente, come la Juventus in questo momento rappresenti un cantiere davvero aperto. Con voi in questo video voglio fare un punto su quello che mi è piaciuto a livello tecnico-tattico di questo precampionato e su quello che non mi è piaciuto. Onestamente è difficile avere un giudizio complessivo perché la Juve in questo momento è un frullatore di esperimenti. Abbiamo visto davvero di tutto, abbiamo visto diversi interpreti. Sul sistema di gioco però ormai l'idea è chiara, quella di Maurizio Sarri, ovvero puntare sul 4-3-3. Evidentemente, analizzando le caratteristiche dell'attuale rosa, l'ex tecnico tra altre squadre del Chelsea e del Napoli inizialmente si affiderà a quest'abito tattico, che vedrà protagonista, a meno di clamorosi colpi di scena, anche Khedira, perché Khedira nelle ultime 3 partite ha ottenuto una maglia titolare, quindi mi aspetto, vedendo anche le ultime scelte di Sarri, che il centrocampo del Tardini venga formato da Pjanic in cabina di regia, alla sua destra Khedira e alla sua sinistra Rabiot, che tra l'altro metto nelle cose positive di questo precampionato, perché mi sembra che l'impatto del francese col mondo Juve sia stato dei migliori, un giocatore molto tecnico, un giocatore che ha personalità, ampi margini di miglioramento e credo che mastichi il calcio sarriano. Non mi è piaciuto l'atteggiamento difensivo, anche a Trieste la Juve ha rischiato concretamente di prendere gol, se non erro ne ha subiti 9 tra International Champions Cup, l'amichevole con la selezione coreana, tra l'altro testano estremamente probanti, però la Juve dà l'idea di essere vulnerabile. Perché? Perché sta pensando in maniera differente dalla precedente gestione, ovvero vuole difendere attaccando, baricentro molto alto, rischia l'imbucata, rischia l'uno contro uno, e a Parma, conoscendo tra l'altro anche le caratteristiche della squadra emiliana, rappresentata poi principalmente dalle folate di Gervinho, hanno preso Caramò, insomma la Juve al Tardini dovrà rischiare, perché ormai la strada intrapresa è questa, mettendo in preventivo però che in questo momento, in questa fase della stagione, l'obiettivo sarà fare un gol più degli altri e non subirlo. Credo che poi questa filosofia accompagnerà la Juve durante tutta l'annata calcistica, però sicuramente inizialmente la Juve non potrà difendere un eventuale 1-0, bensì dovrà pensare ad attaccare, pensare a fare un gol in più degli avversari. Là davanti si fa ancora fatica, benissimo Dybala Trieste, a livello di atteggiamento un gol incredibile tra controllo ed esecuzione. Vedremo se questa prestazione porterà Sarri ad affidargli magari una casacca titolare a Parma da falso 9. Ecco, io credo che sugli altri due interpreti del reparto offensivo ci siano pochi dubbi, ovvero mi aspetto che i titolari siano Douglas Costa e Cristiano Ronaldo, che dovrebbe farcela. Però la posizione dell'attaccante centrale rappresenta un enigma. Si può puntare su Higuain, che ha ottenuto diverse maglie titolare in questo pre-season, oppure invece gettare subito la mischia di Dybala, che sta vivendo una situazione particolare a tutti gli effetti sul mercato, a tutti gli effetti era stato venduto a livello di club prima al Manchester United per lo scambio con Lukaku e poi al Tottenham, però è qui e sappiamo come nel mercato sia sempre tutto volubile, come passi una prestazione per allontanare spettri, per convincere gli allenatori, magari le società. Di sicuro l'atteggiamento di Dybala, al di là del gol a Trieste, è stato dei più positivi. Luce e ombre per Danilo, che mi sembra che difensivamente rispetto a Cancelo sia un giocatore un po' più presente, però non ha minimamente la qualità del portoghese, anche nel giro palla un po' grezzo, però evidentemente la Juve voleva un giocatore meno propenso alla fase offensiva, un po' più dirigente in fase difensiva. Strappa il 6 nella sua prestazione di Villarperosa, seconda maglia titolare per lui dopo la Kermesse, scusate, nella partita di Trieste, seconda maglia titolare per lui dopo la Kermesse di Villarperosa. Positivo anche che sia rimasto Demiral, tra l'altro notizia, martedì verrà presentata alle 14:30 presso la sala stampa dello stadio, quindi evidentemente Demiral è stato a tutti gli effetti tolto al mercato, come avevamo raccontato su Gol, la Juve non ha mai aperto concretamente la sua cessione. Valigia in mano invece per Rugani, che non sarebbe entrato neanche nella ripresa di Villarperosa se non fosse finita al 51esimo con l'invasione, e che ieri non ha ottenuto minuti
a Trieste, quindi Rugani a tutti gli effetti sul mercato, c'è sempre questo dialogo avviato con il Monaco, tutto dipende da lui. Non mi è piaciuto invece l'ingresso di Mandzukic a Trieste, piuttosto svogliato, poi là da esterno attacco fa grandissima fatica nei dettami sardiani, mentre devo dire che già Ramsey, che ha fatto il suo debutto, si è visto che sia di un'altra pasta, un giocatore che secondo me sarà determinante per sperimentare e perlustrare nuovi orizzonti tattici. Non male ieri il suo ingresso come esterno attacco nel tridente offensivo, io lo vedo più da trequartista tipico se non mezzala, però attenzione perché Khedira ha scalato in gerarchia. Mi raccomando ragazzi, se siete tifosi di Juventus iscrivetevi al mio canale e soprattutto like a manetta ai miei video. Un abbraccio!